conosci? No! Bentornati, bentornate, bentornati. Fate un po' come vi pare. Noi siamo qui per fare un'ennesima puntata. La 17, l'avevamo detto. Quindi non la facciamo. È un po' tosta. Finita qui la puntata. Ciao a tutti, buona giornata. No! No, scherzavo. Siamo ancora qui per provare a fare una puntata che possa soddisfare prima di tutto noi, ma anche voi. Ci trovate comunque su Instagram e Facebook, appunto, cercando Conosci, o direttamente sui nostri canali YouTube e Spotify, dove carichiamo gli episodi settimanalmente. Ricordatevi che settimanalmente esce un episodio. Giusto. Poi magari non mi interessa, però. Giovedì. Tra l'altro, cercando Conosci la playlist Epiglottidea, potrete recuperare i brani originali che abbiamo trattato fino ad oggi. Se ritenete interessante poi questo contenuto, vi chiediamo di mettere un like, iscrivervi alle nostre pagine social e ai canali, attivare la campanellina e tutte quelle stronzate che si fanno oggi per fare finta che ci interessi qualcosa. Esattamente. Oggi andiamo quindi a messa. No! Sì, perché ogni tanto una purificazione religiosa bisogna... Vabbè, però io ho già dato. Bisogna pur farla, dai, insomma. Però ero obbligato, dai. No, scherzavo anch'io, dai. Parliamo però dei Messa, che è una band che, insomma, io ho sentito a Curtarolo finalmente dopo un sacco di tempo. Ma non esiste. Sì, Curtarolo un sacco di birra, cioè. Mentre te no. No. Perché te non c'eri. Non me l'hai neanche detto, tra l'altro. Una band fotonica veneta con 4 musicisti con i controcazzi che hanno fatto un nuovo album altrettanto con i controcazzi. E allora parliamo di The Dress, ovvero la seconda traccia più lunga estrapolata da The Spin, album dell'anno in corso, ovvero il 2025. Dai ma parlane anche un po' te di Sare Bianchine e Soci, dai. I Messa sono una band italiana di doom metal, appunto, nata nel 2014 a Cittadella. Tu sai dov'è Cittadella? Assolutamente sì. Io no. Ad oggi considerati una delle realtà più innovative e riconosciute nella scena heavy internazionale. Fondata da Sara Bianchin e Marco Zanin, a cui si sono poi uniti Alberto Piccolo e Rocco Mistir Toaldo. Il loro suono è caratterizzato da riff doom pesanti, atmosfere cinematiche e la voce magnetica della sua leader vocale, spesso accostata a figure come Chelsea Wolfe. Fin dall'inizio hanno definito il loro stile come Scarlet Doom, intrecciando tradizione e sperimentazione, contaminato da jazz, psichedelia, folk mediterraneo e sonorità etniche. Psichedelia. Interessante, no? Ma direi di sì, dai. Sì o no? Sì o no? Sì? Sì. No? Sì. Secondo la band, il brano scelto da noi oggi nasce dal luogo più oscuro e dal vuoto insondabile di noi stessi. Insomma, un post un po' impegnativo. Va bene che la puntata 17, però. Trasformandoli in materia sonora. Rispetto ai lavori precedenti, qui i Messa inseriscono influenze goth rock anni 80, ispirandosi a band come Sisters of Mercy e Virgin Prunes, le prugne vergini. Esatto. Ma se sei d'accordo, io comincerei a parlare del brano. Sì, dai. Quindi comincerei parlando della chitarra fluidissima di Alberto Piccolo, che si fa eco da solo, senza effetto alcuno. Un riff costruito su una scala discendente ripetitiva che ritorna ciclicamente come un vortice, evocando l'idea di un dolore che riaffiora e poi sprofonda di nuovo. È la naturale prefazione all'entrata della carismatica voce di Sara Bianchin. Un testo che verte sulla vulnerabilità dell'io, un po' come in realtà tutto l'album, che ci conduce tra la strofa e quello che potremmo riconoscere nella struttura del brano, come ritornello. Il goth rock si permea nel doom, anche grazie al pesante intervento di Rocco Mistir Toaldo, gran pacca la sua, con un'interessante apertura melodica in Ready to Fit e Eating My Heart. I gravosi bassi del synth di Marco Zanin fanno da contorno alla leader della band, che aggiunge un po' di spezia alla tessitura vocale con raddoppie ed armonie sul tema principale della strofa.
Vi potreste porre la domanda, ma il brano è sempre lo stesso? La risposta è sì, e l'atmosfera creata dal basso ci tiene ancorati allo stile preponderante dei Messa, ma questi piatti costantemente accentati ed il dialogo tra le 6 corde di Alberto Piccolo e la tromba del vicentino Michele Tedesco ci trasporta in Louisiana, in un famoso locale jazz in Frenchman Street. Una batteria che raddoppia i colpi sui piatti, il rientro soffice e delicato della voce della Bianchin e gli ultimi scampoli di dialogo tra chitarra e tromba ci riconnettono in un perfetto esercizio di stile al riff di inizio brano. Un crescendo preparato meravigliosamente in quasi 40 secondi, specialmente da un drumming potente e maestoso, si sfoga nel solo rock blues di Alberto Piccolo, davvero con una grande anima musicale. Dal solo si entra direttamente nel ritornello, rivisitato melodicamente, in cui Sarah Bianchin può dare sfogo alla sua estensione e soprattutto alla sua capacità interpretativa, volta a coinvolgere l'ascoltatore. Come prima avvenuto con Tedesco, tra voce e chitarra nascono piccoli scambi musicali, un duetto sinergico davvero incisivo a chiudere la struttura. The Dress è un brano che incarna la capacità dei Messa di trasformare il dolore in arte, fondendo pesantezza doom e suggestioni gotiche in un'esperienza musicale e visiva totalizzante. Recentemente passati sotto la Metal Blade Records, hanno fatto il salto di qualità dopo un tour negli Stati Uniti nello scorso anno ed ora sono pronti a riconquistarsi l'Europa, tra Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Polonia, Estonia, Lituania, Bulgaria. Ci sta anche la Bulgaria. A proposito di quanto detto prima, ho saputo che tu hai un canale privato social, che non mi avevi detto, dove condividi esperimenti gotici dark all'interno di capanne abbandonati pieni di capre scozzate. Ma no, ma non è vero. Ce ne vuoi parlare un po'? No. Ma liberamente? No, ma non sono capre, sono pecore. No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Si dice heavy? Heavy. No, perché magari si dice heavy. Heavy. E Rocco Mistr. Mister. Che cazzo ho detto? Mistr. Ce la faccio a leggere o facciamo finta? Recentemente passati sotto la Metal Blade Records. Blade. E dire che ho gli occhiali. Questa però non possiamo metterla perché sennò vanno i copyright. No, però. Oh, è la Madonna. No, però. Con un'interessante apertura melodica in Ready to Feed e Eating to My Heart. No, però. Non c'è il tuo, E Eating to My Heart. Non c'è neanche l'H però. E l'hai comunque ridetto. Faccio io, dai. Testa di cazzo. No, però. Trasformandolo in matera, sì o no? In Matera, sì. A proposito. Il jazz. A proposito. Gran pacca la sua. A proposito. Pieni di capre scozzate. Sai gli animalisti qua? Si dice heavy? Heavy. No, perché magari si dice heavy. Heavy. Perfetto, direi.